Quello della perdita di quota dello sciatore durante lo sviluppo di una curva è un argomento molto importante per noi e che non ci sembra venga tenuto nella giusta considerazione. Si parla spesso di movimenti laterali, ovviamente, di antero-posteriore, di centralità, di perpendicolarità, ma la percezione dell'andare a perdere quota rapidamente in accelerazione verso giù, verso il basso, viene poco considerata. Vorremmo quindi porre l'accento su questo aspetto perché lo riteniamo molto importante per acquisire una sciata veramente dinamica e sportiva. Uno dei problemi più importanti per lo sciatore e spesso non risolto è quello della tendenza sempre ad arretrare. Allora, per quanto noi ci diciamo che vogliamo stare in avanti, portarci perpendicolari al pendio, resteremo sempre un pelo indietro. La chiave, a nostro avviso, è quella dell'imparare a percepire la perdita di quota della parte del corpo che sta più distante dai piedi, perché i piedi sicuramente perderanno dei metri di quota durante la curva, ma le spalle e la testa tenderanno sempre a rimanere indietro. Quindi ancora più di quanto non si pensa di dover fare, bisogna buttare giù la parte alta e avere la percezione netta di perdere quota. E la cosa nasce da questo, che nell'uscita di una curva e ingresso nell'altra, in una unità di tempo, c'è poca perdita di quota. Nella stessa unità di tempo, nella fase di curva, dove andiamo nella pendenza, la perdita di quota è enormemente superiore. Quindi deve esserci un'accelerazione e questa accelerazione non deve essere percepita solo all'inizio, perché poi qua ci troviamo indietro. Bisogna accelerare per tutta la fase fino al completare questa azione e questa perdita di quota totale, globale. Ecco, andiamo in pista su questa serie di curve. Ecco, in curve di questo tipo, quando siamo sempre rivolti sulla massima pendenza, può essere buono l'accorgimento di spingere il petto sempre in giù verso la discesa, come se stessimo scendendo da una rampa o da una scala, e spingere a ogni curva il petto verso il basso per scendere con la stessa pendenza della scala. Qua in una curva più lunga si vede anche la continuità da dare a questa perdita di quota per non rimanere arretrati in rotazione nella parte finale. Ora la grafica ci evidenzia il momento in cui proprio questa accelerazione prende corpo fino alla fine della curva, in modo che le spalle non restino indietro e si preparino all'uscita per la curva seguente. Bella questa serie di curve che immette su un bel ripido, e qua ci vuole veramente determinazione per andare a cercare l'accelerazione, però questa determinazione viene ripagata subito, questo coraggio trova subito un riscontro positivo nell'avere una buona centralità, sentire che lo sci è caricato bene e deforma bene. Dal ripido passiamo a un terreno molto più dolce e qui a velocità ridotte è molto bello e molto educativo andare a cercare e sentire bene il momento in cui dare accelerazione e dare perdita di quota, sfruttando al massimo la pendenza che ci invita e ci permette di accelerare ulteriormente.